Benvenuti. Ho pensato di aggiungere a questa serie di video uno dedicato all'utilizzo di millis e micros per la gestione degli eventi temporizzati su Arduino. In effetti soprattutto millis è molto utilizzato su Arduino per programmare eventi, attività come l'esecuzione di funzioni a scadenze temporali definite, oppure dopo intervalli di tempo definiti a fronte di eventi rilevati con dispositivi di input. In effetti però l'utilizzo di millis per la programmazione di eventi nasconde alcune insidie. In questo video analizzeremo queste insidie, i rischi che ne derivano e come evitare che abbiano effetti nei nostri sketch. Anche nel progetto del Cancello si fa un uso esteso di millis e micros per la temporizzazione delle attività. Qui nelle slide si approfondisce qualche esempio, io ci passo sopra velocemente. Trovate come sempre il link alle slide e anche gli sketch che utilizzeremo tra poco qui sotto nella descrizione del video. Approfondiamo invece le caratteristiche di millis e micros e per fare questo è utile cercare e vedere un attimo nella struttura software di Arduino il file wiring.c che contiene il programma che gestisce la procedura, esattamente la procedura millis. Come vedete, millis semplicemente restituisce una variabile m in una variabile interna locale che rileva il valore di un contatore timer 0 di millis, questo timer 0 underscore millis. Questo contatore viene incrementato da una ISR, cioè da una funzione richiamata e controllata da un interrupt, l'interrupt team 0 o timer 0, che incrementa appunto il contatore timer 0.millis ad ogni millisecondo. Si può notare anche che invece la funzione micros è leggermente più complessa perché il calcolo dei microsecondi viene fatto all'interno della stessa funzione micros, sempre a partire da contatori alimentati sempre dal timer 0 di Arduino. Ma tornando un attimo a millis, quindi millis semplicemente restituisce il valore di questa variabile timer 0 che riporta i famosi millisecondi trascorsi dall'ultimo reset. Quindi millis restituisce un valore di tipo unsigned long, cioè un intero solo positivo, che assume i valori da 0 a 4 miliardi e 300 milioni circa e che viene incrementato di 1 ad ogni millisecondo. Micros anch'esso restituisce un unsigned long, cioè quindi un intero che assume gli stessi tipi di valori, che però viene incrementato ad ogni microsecondo invece che ad ogni millisecondo. L'incremento viene gestito da una semplice somma, dalla ALU del microprocessore all'interno del microcontrollore e quindi con logica in complemento a 2. Dico questa, chiamiamola banalità, semplicemente perché questo aspetto, l'utilizzo della logica complemento a 2, ci ritornerà molto utile tra poco quando dovremo risolvere alcuni problemi nella gestione di millis e di micros. Per tutto quanto detto, quindi millis raggiunge il valore di 4 miliardi e 300 milioni e 294 milioni in circa 50 giorni, poco meno di 50 giorni, e raggiunto il valore massimo al millisecondo successivo ritorna al valore 0. La stessa cosa fa micros, però appunto movimentando il contatore una volta ogni microsecondo anziché ogni millisecondo si azzera ogni 72 minuti. Facciamo qualche prova su Arduino e vediamo questo cosa significa. Ho preparato un semplice circuito con Arduino per fare i nostri test con millis. Governeremo il lampeggio di un LED, quindi dal pin 2 andiamo ad alimentare un LED che poi attraverso una resistenza che ne limita la corrente viene riportato al ground. Vediamo lo script. Eccolo, abbiamo le define all'inizio che definiscono 2 appunto come il pin dedicato al LED e definiamo un timer. 1000 sarà quello che servirà per governare il lampeggio del LED. Nel setup definiamo quindi in output il pin 2 e apriamo una seriale per mandare i messaggi sul nostro serial monitor. L'apriamo a una velocità piuttosto elevata perché siccome misureremo i tempi e appunto utilizzeremo millis, cerchiamo di fare in modo che la seriale influenzi poco sui tempi rilevati.
poi mandiamo un semplice messaggio ok per segnalare che è terminata la fase di setup e passiamo ai nostri test. Allora, come vedete qui sotto ho preparato diversi test con diversi loop, ne commenterò uno per volta per fare vedere i vari casi di test che volevo mostrarvi. Partiamo dal primo, che è un semplice ciclo per far lampeggiare il nostro LED, e lo governiamo all'inizio con delay, non con millis, quindi un semplicissimo script per il lampeggio del LED. Abbiamo l'istruzione per far lampeggiare il LED. Ogni volta che viene eseguita questa istruzione scriviamo sul LED un valore opposto a quello che stiamo leggendo. Se noi leggiamo alto scriveremo l'opposto e quindi basso. Se leggiamo basso scriveremo l'opposto e quindi alto. Quindi questa istruzione è quella che se il LED è acceso lo fa spegnere, se il LED è spento lo facciamo accendere. Successivamente scriviamo sul serial monitor il valore che ha in questo momento il LED dopo averne cambiato lo stato e facciamo una pausa di timer, cioè di 1000 millisecondi. Vediamo nel risultato. Ok, abbiamo un normale lampeggio. Torniamo allo script, apriamo il serial monitor che fa resettare il nostro Arduino, quindi usciamo dal setup con la scritta ok, poi arriviamo, cambiamo lo stato del LED che viene acceso, viene scritto il valore sulla seriale che sarà 1 e poi abbiamo una pausa di 1000 millisecondi. Torniamo al loop, cambiamo lo stato del LED che stavolta viene spento, scriviamo il valore sulla seriale che diventa 0 e abbiamo un'altra pausa di millisecondi e così continua a ciclare 1, 0, 1, 0. Bene, vediamo un secondo test. Questa volta utilizziamo millis. Come facciamo a utilizzarlo? Allora, definiamo una variabile nextTime che serve per controllare quando cambiare il valore del nostro LED e faremo quindi un confronto fra il valore che assume millis e nextTime. Quindi nextTime all'inizio è impostata a 0, entriamo nel loop, millis, diciamo che appena iniziato l'esecuzione del programma, quindi millis avrà anche lui valore 0, è comunque maggiore o uguale a nextTime che è 0 e quindi cambiamo lo stato del LED, lo accendiamo. Definiamo il nuovo valore nextTime che sarà millis, il valore corrente di millis, più i 1000 millisecondi, quindi se è 0 nextTime assumerà il valore 1000. Scriviamo sulla seriale e torniamo indietro, viene rieseguito il loop. Il test, se millis è maggiore di nextTime, farà in modo che si entra in questa fase appunto soltanto quando un millis raggiunge il valore 1000, quindi sarà trascorso un secondo. Fino ad allora non si entrerà nell'if e quindi si continuerà a fare il loop indefinitamente. Raggiunto il valore di 1000, il test viene superato, quindi si entra nell'if e si cambia il valore del LED e si definisce il nuovo nextTime, che a questo punto, essendo millis a 1000, assumerà il valore 2000, eccetera. Scriviamo 2000 sulla porta, eccetera. Proviamo a fare l'esecuzione. Eccolo qua. Naturalmente lampeggia. Apriamo il nostro serial monitor. Eccolo qua c'è stato il reset. Allora siamo entrati col valore, interrompiamo lo scorrimento per poterlo leggere. Siamo entrati con il valore 0, abbiamo cambiato lo stato, naturalmente millis era ancora 0, abbiamo definito nextTime che ha assunto il valore 1000. Abbiamo stampato sulla seriale il valore di millis che è 0, trattino il valore nextTime che è diventato 1000. Abbiamo ciclato quindi nel loop senza entrare più
nel leaf fino a che millis non ha raggiunto il valore di 1000. Abbiamo cambiato lo stato del LED, next time è diventato 2000, abbiamo scritto millis che è 1000, trattino, next time che è 2000 e così via. Quindi al primo secondo, all'istante 0 è questa, abbiamo questa scritta, al primo secondo, al terzo, al quarto, eccetera. Proviamo a questo punto a fare un altro test con millis. Perché la domanda è: cosa succede al nostro LED quando millis si resetta? In fondo che si potesse governare il LED utilizzando millis lo sapevamo già, ma quando si avvicina al valore limite, quando lo supera, come si comporta il LED? Come si comporta nella gestione del LED il nostro sketch? Per fare questo e per non voler aspettare 50 giorni prima di vedere che cosa succede, ho provato, riprendendo quanto abbiamo già visto sulla gestione di millis, ho provato uno sketch per vedere se è possibile modificarne i valori. In pratica, riferendoci sempre a quanto abbiamo visto su wiring.c, se noi dichiariamo una variabile con lo stesso nome che ha il contatore usato da millis, cioè time0_millis, e lo dichiariamo naturalmente volatile perché viene modificato dagli interrupt, era il timer 0, e la dichiariamo extern, il linker legherà questa variabile alla variabile utilizzata al contatore di millis sostanzialmente. Quindi potremo accedere e gestire e eventualmente modificare anche il contatore. Vediamo se veramente fa così. Dopo aver dichiarato quindi una variabile timer0_millis come extern e naturalmente volatile, nel loop ho preparato un loop di questo tipo. Allora, prima di tutto, ad ogni ciclo mostriamo sul serial monitor il valore di millis e poi a un certo punto vediamo che millis si comporta correttamente, superato il valore 100, quindi a 100 millisecondi dal reset, interrompiamo gli interrupts, impostiamo un valore di timer 0 millis e riattiviamo l'interrupt. Vedremo poi che cosa succede a millis, se ha assunto il valore impostato, in questo caso molto vicino al limite superiore, oppure se si comporta in un altro modo. Vediamo questa esecuzione, compiliamo e apriamo il serial monitor. Ecco, la sequenza è molto veloce, interrompiamo lo scorrimento, vediamo di riuscire a prenderlo e portarlo in cima, scendiamo un attimo, ok, al reset. Abbiamo un loop molto veloce che viene eseguito molte volte all'interno dello stesso millisecondo, proprio perché deve solo stampare il valore di millis, e quindi abbiamo millis uguale a 0, 1, e poi gli altri valori, andiamo velocemente, prosegue, 99, anzi ho visto un 98, 98, 99, poi arriva a superare il valore, anzi ad avere il valore 100, arriva a 100, per cui entra all'interno del leaf, si interrompono gli interrupts e si impone timer 0_millis al valore di 67.000. E infatti all'uscita, riattivando gli interrupts, all'uscita, stampando il valore di millis, si ottiene il valore 4 miliardi e 67.000. Come vedete poi il valore viene conservato da millis e viene incrementato nel tempo ad ogni millisecondo. Infatti al passare del tempo prosegue a salire il valore fino a quando si arriva a il famoso 67.295 e al millisecondo successivo millis ritorna a 0. Quindi abbiamo dimostrato due cose con questo piccolo sketch. Primo, che possiamo modificare il valore di millis agendo sulla variabile timer0_millis, naturalmente facendo attenzione a disabilitare gli interrupt prima di modificarla e riattivarlo lì subito dopo. La seconda cosa, abbiamo visto che effettivamente millis, come naturalmente ci aspettavamo, raggiunto il valore 67.295 e incrementato ancora di una volta, torna a 0 e riparte da capo. Bene, vediamo come possiamo utilizzare quanto abbiamo visto all'interno dei nostri test. Vediamo come si comporta il nostro test, finalmente lo possiamo fare,
quando millis raggiunge un valore vicino al valore limite. Lo possiamo fare con questo quarto test. Qui vedete che unisco le due gestioni che abbiamo detto prima. Da una parte definiamo la variabile di tipo extern timer 0 underscore millis per poter impostare il valore di millis, appunto molto vicino al limite superiore, e dall'altra parte gestiamo il LED utilizzando la variabile next time come abbiamo visto nei test precedenti. Quindi facciamo un ciclo un po' più lento di quanto abbiamo visto prima, quindi modifichiamo il valore millis quando raggiunge 6000, cioè dopo 6 secondi, in modo da poter vedere bene sul monitor seriale cosa sta succedendo. E quando millis supera il valore di 6000 aggiorniamo timer 0 al valore new millis. Qui ho definito una variabile new millis. Ho preferito usare una variabile perché ci è utile anche per aggiornare la variabile next time per mantenere lo stesso periodo di lampeggiamento. In ogni caso, a questo if si entra soltanto quando per la prima volta in cui millis supera il valore di 6000. Poi c'è il secondo if, che è quello invece normale di gestione del nostro LED, quindi quando millis supera next time, che all'inizio, lo ricordo, è 0, all'inizio è 0, quando millis è maggiore o uguale di next time, e quindi subito anche all'inizio, perché millis sarà 0, si imposta il valore del LED e se ne cambia lo stato e si definisce il nuovo valore next time, che è uguale, che viene incrementato sostanzialmente di 1000. Poi stampiamo sul serial monitor il valore di millis, il valore di next time e il valore che ha assunto il LED. Vediamo che cosa succede. Guardiamo il nostro serial monitor. Ok, parte e ad ogni secondo si entra nel loop, nell'if, si incrementa il valore next time e si stampano i valori, ma succede qualcosa di strano. Interrompiamo lo scorrimento e vediamo che cosa succede. Allora, partiamo da 0. Non entriamo nell'if di impostazione, non si entra nell'if di impostazione del nuovo valore di millis perché millis è 0, e millis è maggiore subito al valore 0, millis è maggiore o uguale a 0 di next time, si imposta il LED e si imposta next time al nuovo valore che sarà naturalmente 1000. Dopodiché si stampa millis che è 0, next time che è 1000 e lo stato del LED che è stato acceso. Poi si cicla, come sappiamo già, ad ogni secondo millis supererà next time, quando millis raggiunge il valore 1000, supera o è maggiore o uguale di next time, si ridefinisce il valore LED, si ridefinisce il valore di next time che diventa 1000 più 1000, 2000. E così ad ogni secondo abbiamo il cambio di stato del LED e l'esposizione della riga sul serial monitor. Il millis è 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, a 6000 si entra, prima di entrare in questo if, si entra nell'if che reimposta il valore di millis. Quindi a 6000 millis assume il valore impostato da new millis, quindi 61.500, lo vedete qui, e di conseguenza reimpostiamo anche next time al nuovo valore per gestire il lampeggio del LED. E ancora cambia lo stato del LED, il LED viene acceso, spento, spento. Si arriva a un punto in cui, bene, a 65.500 si è incrementato next time di 1000 e diventa 66.500. Cicla. Al secondo successivo, quando millis avrà il valore 66.500, si entra, e quindi è uguale next time 66.500, si entra nell'if, cambia il valore di stato del LED, next time assume il nuovo valore che è millis 66.500 più 1000, ma millis più 1000, 60.500 più 1000 è oltre il valore massimo che può assumere questa variabile, che non è questo il valore, ve lo ricordo, è 67.295. Di conseguenza next time, il nuovo valore di next time sarà oltre il limite, quindi sarà 204.
Il problema è che una volta che Millis è a 66 è un valore molto alto e Next Time invece è un valore molto basso perché ha superato la condizione di reset. Ad ogni loop, ogni volta che scorriamo nel loop, e non una volta al secondo, ogni volta che cicliamo nel loop ci troviamo sempre ad avere millis maggiore di next time, perché millis sarà 66.500 e next time 204 e quindi si cambia il LED. Al prossimo loop, all'interno dello stesso millisecondo, lo vedete, millis è ancora 66.500 ma è sempre maggiore di next time che è 204, quindi si cambia ancora lo stato del LED. Poi diventa 60.501, 502 e ad ogni ciclo, ad ogni loop, si entra all'interno dell'if e quindi il LED non cambia più lo stato una volta ogni secondo, ma cambia ad ogni loop. Fino a che, vado un po' più veloce, fino a che finalmente anche Milli si resetta perché supera il valore 67.295 e torna a zero. Tornando a zero, allora si ripristina la normale condizione. Torna a zero con next time impostato a 999, quindi dopodiché Milli sarà 1, 2, 10 e sempre non riesce ad entrare nel LED fino a quando non diventa 999. Cioè una volta che ha superato lo zero si riprende a lampeggiare una volta al secondo fino a che ancora non si arriva a un valore tale per cui millis è prima della soglia, quindi un valore molto alto, ma next time ha già superato la soglia. Vediamo un po' cosa succede guardando il nostro LED. Lo vedete? Si riesce a vedere che non lampeggia normalmente, c'è, non so se si riesce a vedere dalla camera, che il LED non è, a volte non è totalmente acceso, ma l'ha acceso solo parzialmente. È per quel periodo, che è lungo alcuni centinaia di millisecondi, in cui continua ad oscillare tra lo stato 0 e lo stato 1. Eccolo. Ok, siamo d'accordo. Con questo utilizzo di millis per controllare lo stato del LED otteniamo un LED che non lampeggia correttamente, ma voi mi direte, ok, non lampeggia correttamente per qualche centinaio di millisecondi una volta ogni 50 giorni, per il resto del tempo continua a lampeggiare correttamente. E sono d'accordo con voi, probabilmente nessuno all'interno, durante la vita del nostro applicancello, si accorgerebbe che in quel centinaio di millisecondi ogni 50 giorni il LED lampeggia in maniera un po' strana. Naturalmente il problema sarebbe diverso se con Milli state controllando un motore elettrico che potrebbe danneggiarsi, o peggio ancora se quel motore controlla qualcosa che può diventare pericoloso per qualcuno, motore o altro apparato elettrico che può diventare pericoloso. Ma non basta, ci sono condizioni di lavoro dei Millis che possono essere ancora peggiori. Proviamo a vedere questo test. Allora, questo loop sostanzialmente è identico a quello precedente. Abbiamo next time e abbiamo la extend volatile timer 0 millis per impostare il valore di millis. L'unica differenza con il precedente, l'unica differenza sostanziale è che invece di ciclare velocemente scusate qua c'è un commento da togliere, invece di ciclare velocemente all'interno del loop da un loop all'altro, ho messo un delay di 70 millisecondi. Questo perché è anche normale che in realtà il nostro loop non sia così veloce, ma svolga ovviamente alcune attività, quindi è molto probabile che il nostro loop richieda qualche decina, se non a volte anche qualche centinaio di millisecondi per poter essere elaborato. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede se c'è un tempo, in questo caso di 70 millisecondi, tra un passaggio e l'altro all'interno del loop e quindi all'interno del controllo di next time attraverso millis. Proviamo a esportare questo su Arduino. Eccolo, inizia a lampeggiare. Si è bloccato, non lampeggia più.
Vediamo cosa è successo. Ok, resetta. Fermiamo lo scorrimento e vediamo. Allora, è partito all'inizio. Questo loop stampa i millis e next time ad ogni ciclo, quindi ad ogni 70 millisecondi. Partiamo, viene impostato il solito LED, viene impostato il next time a 1000, sostanzialmente siamo con millis uguale a 0, viene impostato il next time a 1000, c'è un ritardo di 70 millisecondi, stampiamo i valori, millis sarà 70 millisecondi, 69 millisecondi e next time è 1000. Al ciclo successivo non entriamo altro delay di 70 millisecondi, ristampiamo 140 e 1000. Altro giro, diventa 140, 210, stampiamo 280 fino a che finalmente millis avrà superato i 1000 millisecondi, quindi entriamo nell'if, cambiamo lo stato del LED e impostiamo il nuovo next time uguale a millis più timer, quindi siamo entrati a 1054, nel frattempo guarda caso è diventato 1055, next time sarà 1055 più 1000, 2055. Usciamo, attendiamo 70 millisecondi, fate il calcolo, 2055 eccetera eccetera, stampiamo millis 1125, 2055. E tutto questo va bene, prosegue e lampeggiamo praticamente una volta ogni secondo con il delta del 70 millisecondi, quindi non siamo esattamente precisi sul singolo millesimo di secondo. Poi arriviamo al punto in cui millis supera i 4200, cioè i 4 secondi,2, lo ha superato, e quindi lo rimpostiamo, in questo caso entriamo in questo loop, in questo if in cui semplicemente impostiamo millis al valore più alto e va bene. Prosegue come ha fatto prima, nonostante i valori sono più alti, ma è tutto normalmente gestito, ad ogni secondo passa da 63.000, 64.000, 66, 51 e prosegue. Se non che arriva a un certo punto dove il next time assume il valore 67.261. Ricordo che il limite massimo di next time è 67.295. Next time è 67.261. Arriviamo con millis che è 255, quindi è inferiore a next time, quindi non entriamo in questo loop. Proseguono le attività di millis. Il fatto è che nelle attività del nostro loop trascorrono 70 millisecondi prima di rientrare qua. Nei 70 millisecondi millis, se noi facciamo 67.255 più 70, superiamo il limite, millis si resetta. Quindi quando si ripresenta questo if, millis avrà il valore 30 e ancora una volta non riesce ad entrare perché 30 è inferiore naturalmente a 4 miliardi e passa. Quindi per tutto il periodo dei 50 giorni successivi millis non supererà il test. Il LED non viene fatto lampeggiare e rimane fisso, è sempre e costantemente bloccato, come vedete. Questo non vuol dire che Arduino è bloccato, se io sblocco lo scorrimento automatico, Arduino continua a fare le sue attività, continua a scorrere, continua ad eseguire esattamente le istruzioni, semplicemente ci troviamo in una condizione tale per cui non riusciamo ad entrare in questo if e quindi non riusciamo a far lampeggiare il LED. Allora ci chiamano, ci dicono che è parzialmente bloccato, proviamo a resettare e resettando tutto riparte correttamente, il LED continua a lampeggiare e lampeggia fino a quando non superiamo ancora una condizione errore e il LED si bloccherà ancora. Vi faccio notare che qui siamo in una situazione controllata, cioè impostiamo esattamente i valori di millis in modo tale che si presenti questo evento. Nella realtà la condizione può essere ancora più complicata perché potremmo avere che non sempre si presenta questa condizione.
in alcune fasi di reset di millis la condizione viene normalmente superata e quindi il LED piuttosto che l'altro, il vostro componente, viene correttamente gestito, e poi occasionalmente, una volta ogni tanto, capita questo tipo di blocco, questo tipo di incapacità di superare la condizione di test, e ci troviamo con alcune funzioni che non vengono più gestite correttamente. Come fare a superare questa condizione errore? È possibile allora gestire con sicurezza gli eventi utilizzando Millis? Proviamo un altro test. Commentiamo questo. Proviamo questo sketch. È sostanzialmente identico al precedente, con l'unica differenza che invece di memorizzare next time, cioè il valore che deve avere millis per poter entrare nell'if ed eseguire l'operazione pianificata, e quindi fare un test direttamente su millis che deve superare un valore pianificato, proviamo a registrare pref time, cioè il valore che millis ha avuto l'ultima volta che ha eseguito la funzione programmata. In questo caso il test verrà fatto non direttamente su millis, ma sull'intervallo di tempo trascorso dall'ultima esecuzione dell'evento pianificato, e verificando se questo tempo supera il tempo previsto. Quindi definiamo un press time uguale a 0. Abbiamo il nostro loop, abbiamo l'oramai noto if per settare timer 0 millis al nuovo valore, quindi avvicinarci alla soglia massima e vedere come si comporta il nostro test. Poi invece abbiamo l'if che gestisce l'evento temporizzato. Quindi ci diciamo se millis meno il tempo precedente, quindi il tempo trascorso dall'ultima volta che abbiamo eseguito il comando, è maggiore di timer, maggiore o uguale a timer, eseguiamo nuovamente il comando. All'inizio millis press time sarà 0, quindi millis sarà 0, questo 0 meno 0 da 0 non è maggiore o uguale a timer, non eseguiamo il comando. Scorriamo, lasciamo perdere un attimo le istruzioni, dopo le vediamo. Quando millis raggiungerà il valore uguale a timer avremo millis meno 0 maggiore o uguale a timer, entriamo, cambiamo lo stato del LED e impostiamo press time uguale a millis, quindi millis sarà uguale a 1000, 1000 meno 0 sarà maggiore o uguale a 1000, impostiamo il LED e press time verrà impostato uguale a 1000. Al loop successivo non entriamo perché qui avremo 1001 meno 1000 non sarà maggiore di timer. Quando millis raggiungerà il valore di 2000, cioè dopo un altro secondo, avremo 2000 meno 1000 maggiore o uguale a 1000, gestiamo il cambio di stato del LED e impostiamo un nuovo press time, e così prosegue. Successivamente, dopo questo, lasciamo il famoso delay di 70 millisecondi per impostare un loop piuttosto lento, e poi stampiamo il valore di millis, di press time e la differenza che abbiamo ottenuto, il millis meno press time. Proviamo a compilare. Guardiamo da subito cosa succede sul serial monitor. Ecco, si è resettato. Vediamo, torniamo all'inizio e vediamo che cosa succede. Allora, siamo all'inizio, millis è uguale a 0, non superiamo il test, passano 70 millisecondi, stampiamo il valore su serial monitor, millis è diventato 70 millisecondi, 69, press time è 0, l'intervallo millis meno press time naturalmente è 69. Facciamo un secondo loop, trascorrono altri 70 millisecondi, millis diventa 140, 0 press time e la differenza è 140, 280 eccetera. A un certo punto riusciamo a raggiungere, millis riesce a raggiungere il valore 1000, millis meno press time è maggiore di 1000, cambiamo lo stato del LED, memorizziamo press time, quindi press time diventa
1055, passati i 70 millisecondi, millis diventa 1126, 75, 71 e prosegue tutto. Quello che voglio farvi notare è che il valore che viene testato è un valore che è sempre tra 0 e 1000, vedete 71, 142, 707, 1060, è stato superato, si entra nell'if e quindi si resetta pref time e ancora. Mentre i valori di millis e pref time cambiano, il test è un valore che va sempre tra 0 e 1000. Anche quando avremo superato il valore di 7000 e quindi viene impostato il valore new millis, sempre ci troviamo con la differenza che viene calcolata correttamente. Cosa succede quando ci avviciniamo al valore limite? Siamo molto vicini, millis è 67.198, poi 67.299. Pref time è naturalmente minore e la differenza è 996, qua siamo anche particolarmente vicini, 998, ma non abbiamo superato 1000. Passano 70 millisecondi, millis a questo punto si resetta e diventa 44. Infatti stampiamo 44, pref time è ancora 4 miliardi eccetera, e la differenza però, la nostra ALU, la ALU del nostro microcontrollore, la calcola correttamente ed esegue 44 meno 4 miliardi eccetera, che dà come risultato 1068. La volta successiva riuscirà quindi 44 meno 4 miliardi darà 1068, sarà maggiore di timer e quindi riuscirà a entrare nell'if e gestirà il cambio di stato dell'if e imposterà il nuovo valore pref time che sarà, guarda caso, 45 e così prosegue. E l'if viene eseguito correttamente solo una volta al secondo. Vediamo cosa succede sul nostro LED. Come vedete, lampeggia senza farfallii, e senza difficoltà. Cosa significa questo? Significa che se nei nostri test di controllo attività temporizzate facciamo delle verifiche dirette sui valori di millis, dobbiamo preoccuparci di gestire il caso in cui millis si resetta. Chiederci in un test se il valore di millis è maggiore o uguale a un valore di soglia che abbiamo impostato per gestire l'attività temporizzata è pericoloso, perché infatti se al loop precedente il valore di millis era correttamente inferiore al valore di soglia e quindi l'attività non è stata eseguita, durante il loop, durante l'esecuzione del loop, oltre l'if, millis potrebbe superare il valore di soglia, ma anche resettarsi per aver superato il valore massimo che può gestire e al prossimo if, al prossimo controllo, trovarsi ancora inferiore al valore di soglia, sebbene l'intervallo di tempo è stato superato e l'attività dovrebbe essere stata eseguita. Invece, se il controllo viene fatto sull'intervallo di tempo trascorso dall'ultima esecuzione dell'attività temporizzata, il risultato avviene sempre correttamente. Infatti, il problema del reset di millis verrà gestito automaticamente dall'unità ALU del nostro microcontrollore e la differenza riporterà sempre un valore corretto, sempre correttamente confrontabile col valore di soglia che abbiamo impostato. La regola semplice quindi per non avere problemi nell'utilizzare millis nella temporizzazione di eventi è di non fare mai confronti sul valore diretto di millis, ma su intervalli di tempo trascorsi dalla precedente esecuzione. O ancora più semplice, se volete, non fare mai test direttamente sul valore di millis, ma su differenze, sottrazioni che coinvolgono millis. In questo modo non dovrete preoccuparvi del caso del reset del valore di millis. Al prossimo video.